Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale PoCamper. Oggi un piccolo tips, in realtà non lo avrei voluto fare, ma parleremo di una cosa molto interessante. Seguitemi. Si approssima l'inverno, chiaramente parliamo di riscaldatori a gasolio. Ve ne ho parlato lo scorso anno abbastanza approfonditamente, abbiamo fatto la progettazione dei Webasto a gasolio, il 55 oppure il piccolino, il 2000 ST. Vi racconto una storia, vengono delle persone con questo camper sotto il quale sto in questo momento e mi dicono che hanno un Webasto che però gli funziona poco, gli funziona male, vorrebbero dargli una revisionata. Lo guardo, gli do un'occhiata nella parte inferiore e mi accorgo che non è un Webasto ma è uno dei famosi Cinebasto. Adesso non so che tipo precisamente è, però è stato installato qua sotto dopo una vicenda travagliata nella quale è stato spostato diverse volte. Comunque alla fine questa è la sua posizione finale dietro l'assale posteriore. Le persone non sono assolutamente contente del Cinebasto. Io chiaramente gli dico che non è possibile, per quanto mi riguarda, metterci le mani e quindi revisionarlo o installarlo o modificare l'impianto. Tra l'altro l'impianto è stato inserito all'interno dell'impianto originale, cosa che è evitabile, e mi dicono tra le altre cose che la cosa più fastidiosa è che sentono, che vedono che c'è del pulviscolo della terra, della fuliggine all'interno del veicolo. Mi allarmo moltissimo in questo caso, perché significa che in realtà i prodotti della combustione, invece che rimanere nella camera di combustione e essere espulsi tramite appunto la marmitta che vedete qui sopra, poi dopo vi metto delle immagini, lo guardiamo con attenzione, entrano all'interno del flusso di calore che viene prelevato e viene inviato all'interno. Questa cosa è assolutamente pericolosissima, perché oltre queste particelle logicamente vengono inserite all'interno anche i gas combusti, cosa che è assolutamente da evitare, come chiaramente saprete. L'abbiamo tirato su per la sostituzione, le persone decidono di sostituirlo con un 55 a questo punto, in modo che facciamo un impianto completo, lo calibriamo in maniera corretta in base alla dimensione e chiaramente cerchiamo di ridurre gli squilibri che loro sentono nella parte anteriore. È un semi-integrale, quindi la cabina di guida, come sapete, è la parte più esposta, quindi quella meno protetta dal gelo, ed d'inverno ovviamente quella che si fredda prima, quindi necessita, come vi ho detto, di un 60% dell'aria calda rispetto a un 40% che orientativamente andiamo a lavorare nella parte posteriore. Lo tiriamo su per smontarlo a questo punto, ma ci accorgiamo di una cosa ancora peggiore che non avevamo previsto, ovvero, come vedete, questo è il flusso dell'aria calda che fuoriesce dal riscaldatore e entra all'interno, e quindi si va a inserire all'interno della canalizzazione, cosa che non si fa una canalizzazione ex novo. Ma la cosa peggiore è questa, ovvero nella parte anteriore c'è una bocchetta che è praticamente il pescaggio. Eccolo qui, come vedete c'è il pescaggio che pesca direttamente all'esterno. Allora mi sono spiegato per quale motivo in realtà non era fuliggine quella che gli occupanti vedevano dall'interno, ma era proprio l'aria esterna. Volevo porre quindi la vostra attenzione su dei fattori importanti. Innanzitutto utilizziamo dei riscaldatori che sono riscaldatori certificati, quindi di marche garantite e certificate dal produttore. Non significa solamente che costano di più, come è giusto che sia, ma costano di più perché hanno materiali, componentistica realmente più efficiente, testata in maniera migliore, che soddisfa determinati standard di sicurezza, soprattutto che tutta la macchina è provata, certificata e ha dei sistemi di sicurezza, come per esempio il sensore di sovrattemperatura, che questo sinceramente non so se abbia, penso di no, perché ne ho smontato un altro e lo aveva praticamente rotto, di qualità veramente infima. Il sensore di temperatura consente lo spegnimento del bruciatore in caso di sovrattemperatura, cosa fondamentale. I materiali anche sono fondamentali, quindi il riscaldatore è importante che sia di una marca certificata. Il costo è giustificato dalla qualità dei materiali, dallo sviluppo e dai controlli. Altra cosa importante: fatelo montare da personale qualificato, perché questo è un errore abbastanza grave, il fatto di pescare dall'esterno. E gli errori fondamentalmente sono due. Primo, che pescando all'esterno preleva l'aria fredda all'esterno,
la invia all'interno, se l'aria è sporca rimane sporca, quindi se prende la polvere entra all'interno perché passa all'esterno del mantello e viene spedita solamente riscaldata, ma il pulviscolo o la sabbia, tutto ciò che c'è sotto viene prelevata. Pensate poi il montaggio in questa posizione vicino alla ruota quanta sporcizia può portare dentro, quindi assolutamente da evitare. Altro problema, il sensore di temperatura che dice alla centralina la temperatura interna del veicolo può essere o all'interno del riscaldatore o all'interno del veicolo. Se è all'interno del riscaldatore, chiaramente lui pescando, supponete in inverno, pescando aria fredda dall'esterno, trattando l'aria fredda, lui si troverà sempre andare al massimo perché la temperatura esterna sarà sempre fredda, quindi sarà comunque ingannato dalla temperatura esterna. Se invece il sensore è interno, probabilmente in questo caso è interno, c'è comunque un errore perché peschiamo aria dall'esterno che è aria molto fredda rispetto a quella che dovremo pescare dall'interno, che è già trattata e man mano si riscalda, quindi tempi di riscaldamento molto superiori e la probabilità che il riscaldatore vada sempre al massimo perché non c'è, la sua potenza calorifica non riesce a riscaldare in maniera corretta, a compensare quel delta termico dall'esterno all'interno, quindi non tratta aria già trattata e già piano piano preriscaldata e che mano a mano si va riscaldando, ma tratta sempre aria fredda e la deve riscaldare, quindi è molto probabile che questi 4 kW, probabilmente di questo riscaldatore dovrebbero essere 4 kW, non siano sufficienti per un camper anche se non è particolarmente grande. Queste sono fondamentalmente le anomalie che abbiamo trovato in questo dispositivo. Mi inserisco nel video perché vi voglio fare questo piccolo inciso e dando un'occhiata all'installazione ho notato un altro paio di anomalie. Innanzitutto la rumorosità, le persone si lamentavano molto del fatto che era molto rumoroso e questo si evince in maniera assolutamente chiara andando a guardare come sono state fissate la marmitta, che è stata fissata in 2 punti rigidi, uno sulla cassa del riscaldatore e un'altra alla parte del silenziatore è stato fissato sempre con una vite rigida, staffetta rigida sulla parte della traversa originale del telaio. Questo sembra fatto apposta per trasmettere le vibrazioni ovviamente, quindi se voi fate in modo di fissare in maniera rigida metallo su metallo un oggetto che vibra su un altro oggetto che rimane fermo, è chiaro che le vibrazioni dell'oggetto che vibra passeranno all'interno della struttura e chiaramente potrebbero anche entrare in risonanza e quindi dare molto fastidio. Quindi questa è un'altra cosa che non va fatta. La pompa, anche la pompa sembra stata fatta apposta per far rumore, è stata inserita all'interno di una scatola, ma questa scatola logicamente battendola tende a risuonare e quindi a incrementare il rumore. Infatti il cliente si lamentava proprio del fatto che questo ticchettio era veramente molto intenso. Ultima cosa che vi dovevo dire è una questione anche di sicurezza, ovvero un'altra ragione per cui non va canalizzata all'interno, quindi l'aria va pescata all'interno del veicolo, è che per esempio se noi stiamo vicini a un camper in inverno, lui accende il generatore oppure accende il motore per andare via, i gas di scarico vengono aspirati all'interno del veicolo mediante l'aspirazione del webasto e vengono inseriti all'interno e noi ci respiriamo i gas di scarico, i gas combusti e comunque l'aria non salubre del veicolo che ci sta accanto. Mi raccomando, questo è assolutamente da evitare. Ritorniamo di là. Questo video per porre la vostra attenzione su questi semplici concetti. Utilizziamo componenti certificati, anche se costano un pochino di più, lo so perfettamente che costano di più, ma lo sviluppo che c'è dietro, i test e l'allineamento a determinate norme giustificano questo tipo di cose, la sicurezza soprattutto che ci danno, essendo allineate a determinate normative. Quindi magari mettiamo da parte un pochino i soldini per la cifra che ci serve, ma facciamo il passo magari 1 mese, 2 mesi più in là, ma facciamolo in maniera corretta. Altra cosa, rivolgetevi Altra cosa importante, rivolgetevi a installatori certificati, perché solamente l'installatore certificato ha fatto i corsi tecnici, è in continuo aggiornamento. Noi siamo associati a Soffecina, che si occupa anche di questo, oltre di tante altre cose, quindi di formazione fondamentalmente. Non solo crea corsi di formazione, come avete visto, vi ho fatto il video apposta, ma ci tiene in aggiornamento con le aziende, il contatto con le aziende che, avendo dei prodotti nuovi, lo mettono, prima di metterli sul mercato, comunque si fanno dei briefing e fanno dei corsi tecnici per farceli conoscere. Quindi importante, installatori certificati, e poi chiaramente installatori di cui avete fiducia. Questo è il minimo, ok? Questi sono i 2 concetti che volevo passarvi oggi con un piccolo esempio. Adesso andremo a rimuovere questo
obbrobrio per come è stato realizzato, e monteremo il Webasto 55 nuovo, rifaremo sicuramente tutta la tubazione, insomma ci sarà da divertire. Se vi è piaciuto questo tips mettete un like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo alla prossima.